Come ben sapete, lo scorso maggio l'Emilia-Romagna, la mia regione, è stata colpita da una devastante alluvione. Assieme a un gruppetto di amici mi sono quindi unito ai tantissimi ragazzi e ragazze, giovani volontari che hanno deciso di dare una mano alla nostra gente. Un mese fa abbiamo quindi guidato in direzione di Faenza, una delle zone più colpite dall'alluvione, senza sapere dove andare e senza sapere che aiutare. Lungo la strada ci è stato suggerito un indirizzo a cui prestare aiuto, ma poi abbiamo sbagliato percorso, arrivando così al civico errato. Ci siamo casualmente ritrovati a casa di Stefano, un geologo che abita a ridosso di uno dei fiumi esondati. Domani sarà un giorno migliore, vedrai se mi vuoi. Domani sarà un giorno migliore, vedrai. Un mese dopo ho deciso di tornare a Faenza per sentire le storie di chi si sta impegnando a ripartire. Hanno avvisato la sera tardi che stava arrivando, anzi aveva esondato il Lamone. Il fiume è arrivato da sopra, da sotto, dalle mura, dai tombini, un pochino da tutte le parti. Pieno della notte, circa alle 3:30, 4, sono venuti a salvarci i volontari dei pompieri con il gommone, entrando in salotto. Io ero qui in negozio, io, il mio socio e mio figlio. Io volevo rimanere per portare su più roba. Mio figlio mi ha portato via proprio di peso. E l'acqua era alta 140-150 centimetri. E vi credo, io una paura del genere in vita mia non l'avevo mai passata, perché ho visto proprio l'acqua che stava avanzando con una furia incredibile. Noi siamo dovuti proprio scappare, tutto è andato perduto, il negozio, interrato, magazzino, tutto quanto. Adesso stiamo lavando tutta la roba, anche lì tutta una catena perché la roba bisogna lavarla, perché è melmosa, è marrone come il fango, uguale. La stiamo mettendo qua da svendere, avevi visto? La nostra svendita è questa qua. Ho visto veramente tante persone da fuori che sono venute a aiutare, oltre chiaramente ai giovani i miei concittadini, anche tanta gente che ad esempio ha preso ferie, io stesso ho preso ferie da lavoro per lavorare. La botta è stata, come diciamo noi romani, la botta è stata grande. Ce la mettiamo tutta, speriamo di poter andare, non so cos'altro dire. Siamo a terra, siamo stanchi, morti perché. Ho 62 anni, per me rimettersi in corsa, ricominciare è dura. È dura, ma ce la devo fare per forza, quindi. Ovviamente non potevo non tornare da Stefano. Fa effetto, no? Delle volte trovi degli scarafaggi, degli scorpioni, queste cose qui. A trovare un pesce in casa. Se vuole. Da mia sorella sono venuti una suora con l'escavatore, cose mai viste. Vedi, sono riuscito ad aprire i fogli dei miei appunti Questi sono tutti gli appunti. Sono gli appunti delle mie ricerche, vedi 2015, ci sono appunti di stratigrafie, di campioni, di cose che se io le perdo non le so più. Siccome dentro c'è il mio archivio, allora nella speranza di recuperare parte, mi faccio saldare un gancio, ci metto un parancolo, praticamente mi sembra di essere l'operazione di salvataggio della Costa Concordia all'Isola del Giglio. Siamo lì, come gravità e mobilitazione. Esatto, è piccolo. Vedi, ci sono tutte le porte, questa è un'immagine spettrale da film, tutte le porte preparate per l'idropulitrice, è come un film Guerre Stellari, vedi i due robot lì, vittime della seconda alluvione, loro erano venuti per salvarci dalla prima alluvione, sono rimaste vittime. Questo è R2D2, sì, è proprio lui. Questo è il paesaggio creato dalla scarsa gestione dei fiumi. Sistemare queste frane costerà decine, centinaia di migliaia di euro che se fossero stati spesi in maniera minore prima per la pulizia dei fiumi ci si poteva risparmiare. Tutti i soldi buttati via. Vedi, questi qui sono i frutti dei cachi. Siccome i cachi fioriscono poco, sarà una sfida vedere se la pianta avrà la forza di sviluppare il frutto. Siccome
perché è stata completamente sott'acqua per un giorno intero. Un pensionato di 85 anni che ha avuto tutto il suo orto distrutto, fortunatamente a casa sua non è arrivata l'alluvione, ha ricominciato a vangare. Ecco, questa è l'immagine. Ha già piantato. Lui tutti gli anni dice che è stanco e che vuole smettere. Eravamo convinti che questa era l'occasione da prendere al volo, quindi abbiamo capito che ha sempre mentito. Gli faccio riprendere questa vetrina che aveva costruito mio babbo 50 anni fa per collezionare uccelli impagliati. Purtroppo l'alluvione li ha devastati, la vetrina è vuota. Ho pensato di utilizzare questo spazio espositivo per mostrare alcuni dei più significativi reperti scavati nel fango durante la pulizia della casa. Quindi sarà una sorta di museo. Una vetrina della memoria dell'alluvione. È difficile trovare le parole per dare una speranza, per dare un senso a questa situazione così tragica. Mi vengono in mente le parole del topo Remy, che all'interno del film Ratatouille, quando in una situazione difficile gli viene chiesto "e adesso che cosa farai?", lui risponde "con un po' di fortuna andrò avanti". A volte nella vita ci sono situazioni così insuperabili, drammatiche, che l'unica cosa che resta da fare è andare avanti. Gli emiliani romagnoli hanno dimostrato di saperlo fare e sicuramente lo faranno in futuro. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o saprò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti. Mi dispiace tanto, ma bisogna andare. Continuano a dire che sono eventi a cui ci dobbiamo abituare. Io spero che sia la prima e l'ultima volta, perché non ti abitui a una cosa del genere.